Ma buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Oltretutto, sigla completamente rinnovata. Non c'è momento migliore che finalmente andarvi a presentare l'Etherea Russet, diciamo le regine, tra virgolette, delle hits, ma andiamo a vedere esattamente come vanno queste Etherea su Aikos Illuma Prime. Allora, partiamo innanzitutto dal layout completamente rinnovato. Ormai siamo ben abituati a vedere i pacchetti di Terea. Abbiamo questo color vinaccia, possiamo chiamarlo. Intanto Telegram qua sotto che vi ricordo che è completamente rinnovata la chat, quindi siamo passati da un canale privato a un canale pubblico. Vi lascio qua sopra il link per poter accedere tranquillamente alla chat, ma soprattutto ho rinnovato anche il banner sulla home page e vi basta scannerizzare il QR code ed entrate direttamente nella chat Telegram. Quindi grazie a chi entrerà in chat Telegram, vi lascio anche il link in descrizione. Ma torniamo a noi. Allora ragazzi, quindi layout completamente rinnovato, il pacchetto ormai in questi giorni, per chi ha la fortuna di trovare queste Etherea, perché ne ho sentite veramente di ogni, cioè alcuni in paesi anche abbastanza grossi non trovano assolutamente l'Etherea, quindi magari fatevi sentire con i vostri tabaccai di fiducia e portategli il codice dell'Agenzia dei Monopoli e ve le fate ordinare, cioè si possono tranquillamente ordinare, anche perché in tanti già le abbiamo in mano e già le stiamo utilizzando, quindi non vedo il perché alcuni tabaccai non si debbano fornire. Visto l'avvento della presentazione e comunque già la spedizione di Aikos Illuma, ricordiamo Mid e Prime, mi spiace per la One, ma veramente sta venendo fuori un can con questa One, ma non è questo il video dove dobbiamo parlare appunto di questa cosa. Allora ragazzi, io proporrei di passare alla snasata e prova di fumo. Allora, come potete ben vedere, io ho lasciato mezzo pacchetto chiuso in modo tale da avere un aroma sicuramente veritiero, comunque all'olfatto qualcosa di realmente veritiero. Allora, io procedo con la snasata. Beh, sicuramente aprendole noto una netta differenza rispetto a quelle che sono le Hits Russet, dove sprigionava proprio quel vecchio odore di sigaretta analogica, e invece qua è molto blando. Ragazzi, vi ricordo che le Terea, come potete ben vedere, non hanno nessun tipo di tabacco presente all'esterno, quindi all'effetto visivo, e già questo è un qualcosa in più, secondo me, da far notare e far comprendere che è un'evoluzione rispetto ad Aikos 3 Duo. Ecco, secondo me è veramente potente anche l'effetto visivo che fa una Terea completamente chiusa. Bene ragazzi, allora io direi che possiamo passare alla nostra prova di fumo e poi facciamo un paio di considerazioni finali in merito a queste Russet Terea. Io vi faccio vedere, ma penso che ormai sarete completamente abituati a questa cosa. Vedete il riconoscimento automatico, cosa che in One non abbiamo, ma dobbiamo semplicemente andare a premere questo tastino.
Andiamo a vedere il consueto fumo che esce dalla nostra IQOS Illuma. Possiamo vederlo qua, innanzitutto ha già vibrato e quindi possiamo partire tranquillamente con la nostra prova di fumo. Innanzitutto l'odore per me è completamente scomparso. Chi dice che l'odore c'è ancora, non so che tipo di odore senta. Cioè, forse sì, sentiamo odore di tostato, tabacco riscaldato, ma questo odore sgradevole che sentiamo in IQOS 3 Duo, io non lo sento più. Cioè, sarò diverso io, avrò un olfatto differente dal vostro, ma realmente, cioè, ne sto sentendo di ogni. Gente che sente sapore di ferro in bocca. Io non sento niente di tutto questo. Ok ragazzi, direi che si è scaldata a dovere e partiamo con la nostra prova di fumo e poi facciamo 2 considerazioni finali. Beh, la Rasset ragazzi è un ottimo stick all day sicuramente. Abbiamo questo sapore caldo di tabacco che veramente ci arriva addosso e ci lascia un buon sapore in bocca. Chi le sta già utilizzando magari ditemelo anche voi nei commenti. Soprattutto abbiamo questo richiamo salivare in bocca che ci attiva veramente tutte le papille gustative all'interno della bocca, quindi è sicuramente positivo. Non è un tabacco così molto secco che ci rende la bocca un po' pastosa, no, assolutamente. Devo dire che è un ottimo stick, un ottimo all day, un buon tabacco e forse il colpo in gola è un po' differente. Però dai, non è quel colpo in gola marcato, quindi non ci trovo nulla da dire. Secondo me è un ottimo stick da portare in tasca tutto il giorno, fare una bella scorta e andare a sceglierlo come nostro compagno di viaggio quotidiano. Va bene, ragazzi, allora io vi faccio vedere anche questa cosa, ve l'ho già indicata in altri video, ma è giusto e doveroso farvi vedere questa cosa. Nel momento in cui io prendo il nostro stick e lo vado a togliere, ok, vedete qua le lucine, io lo tolgo e IQOS Illuma magicamente si va a spegnere. Passerei alle considerazioni finali e vediamo un attimino che cosa ho da dirvi. Già dal pacchetto diciamo che abbiamo un rinnovo pazzesco. Tutte le Terea sono completamente rinnovate, ma soprattutto abbiamo questo layout nettamente differente da quello che ho acquistato in Svizzera. In Italia hanno voluto farlo in modo diverso. In sostanza hanno cambiato il nuovo logo di IQOS Illuma. Terea Rasset per me sono delle ottime compagne appunto di viaggio quotidiano e perché no, hanno questo delicato colpo in gola, un buon sapore di tabacco che ci riempie veramente la bocca, un tabacco caldo, gustoso che va bene sicuramente dopo il famoso prova dopo caffè. Quindi in virtù di questo mi sento di consigliarle a veramente a quelle persone che stanno per smettere di fumare e dici Luca, quale Terea vado a scegliere? Beh, le Rasset sicuramente non le metterei al primo posto,
ma sono delle ottimi stick per far questa cosa, per andare appunto a smettere realmente, o comunque c'è chi dice non smetti di fumare, ma cambi completamente il modo di pensare, il modo di fumare un nuovo stick riscaldato. Beh, effettivamente è vero. Ragazzi, piccola parentesi e ve la lascio qua, spero che tutti siate arrivati esattamente in questo momento, perché ho alcune cose da dirvi riguardo alle Terea italiane. Allora, le Terea italiane in realtà secondo me sono un pochino differenti rispetto a quelle che avevo provato a marzo, che vi ho portato sul canale, perché io ho notato questa differenza sostanziale con le Terea Maue Wave, dove nel pacchetto svizzero io riuscivo a percepire l'aroma delle Maue che siamo comunque abituati a sentire in modo veramente veramente molto marcato. Addirittura si riusciva a sentire quello che era il calore del tiro, quindi del riscaldamento dello stick, e questo fresco in rilascio. Invece le Maue Wave italiane, poi ripeto, è il primo pacchetto che acquisto in Italia, quindi prima di farvi un recap, tra virgolette, della recensione, preferisco magari aprirne un 2 o 3, così almeno da essere sicuro da quello che vi vado ad indicare. C'è da dire questa cosa, che il mentolato è padrone nelle Maue Wave, quindi ci sono alcune Terea che discostano molto da quello che sono i video presenti sul canale, e sarà mio compito darvi qualche indicazione in più nei video che andrò magari a riproporvi. Bene ragazzi, io direi che le Terea Russet anche qua mettiamo la bandierina, le abbiamo recensite, e fatemi come sempre sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, ma come avete visto prima io ho qua 2 pacchetti che vi porterò sicuramente un confronto pazzesco ragazzi, non vi dico niente, ma è un confronto veramente bello tosto, cambierete idea. Ciao ragazzi, al prossimo video.